Ciao, il video di oggi è il contenuto di un workshop che terrò presso il Dipartimento di Robotica dell'Università Moholy Nagy di Budapest di arte e design, dove a ottobre ho portato una cosa molto simile, ovvero giocare con l'intelligenza artificiale, riuscendo a connetterla in qualche modo a un qualcosa che è culturalmente intrinseco nella cultura italiana, ma che per estensione può essere declinato a moltissimi altre culture, e cioè il gesticolare. Sono partito da un libro a me molto caro, che è il supplemento al dizionario italiano, che è stato scritto da Bruno Munari nel 63, che racconta e analizza i gesti più tipici italiani che diciamo ci identificano in giro per il mondo. In cosa consiste il workshop? Il workshop consiste nell'allenare un'intelligenza artificiale, in questo caso visiva, utilizzando la Xiao ISP-S3 Sense, che è una micro telecamerina, una scheda con una micro telecamerina attaccata. Creiamo un modello, lo andiamo a ascoltare utilizzando uno dei miei strumenti preferiti in questa epoca, che è Node-RED, usando un protocollo che si chiama MQTT in una rete locale, e poi attraverso Node-RED andiamo a mandare i dati utilizzando un altro protocollo altrettanto utilizzato, un po' meno forse dell'MQTT, che si chiama Open Sound Control, per andare a parlare con il programma che moltissime università, moltissimi creativi usano per generare video in tempo reale, e quindi utilizziamo alcune delle informazioni che vengono lette dalla scheda, in questo caso che gesto viene fatto, per andare a scriverlo a livello di testo. Per farlo utilizziamo appunto Node-RED, viene stato condiviso il flow di Node-RED. Molto importante è installare i nodi che non vengono con Node-RED, che sono questo Aedes e questo UDP di OSC, che andiamo a cercare qua, andrete a cercare qua per installarli, e poi dovrete andare a inserire il device ID che vi dà SenseCraft. Queste sono le ultime raccomandazioni nel comando che manda e negli indirizzi e MQTT che vengono usati nella vostra rete locale. Tutto abbastanza spiegato. In realtà c'è anche un repository GitHub dove è tutto quello che ho detto è più o meno raccontato, c'è tutto lo step, le cose necessarie per farlo, e avete anche sia i flow che dovete importare di Node-RED, che il file.toe di Touch Designer, mentre invece la parte in cui alleno questa intelligenza artificiale, tra l'altro molto debole perché sono 20 foto per tipo, che è sconsigliatissimo, però per motivi e esigenze di tutorial ho dovuto fare un po' in fretta, però appunto potete seguirlo nel video, insomma, come viene allenata l'intelligenza artificiale, come vengono prese queste foto, processate e poi utilizzate a bordo della scheda. Invito tutti quanti a munirsi di una schedina e provare a farlo a casa. Sono tutti strumenti estremamente interessanti. Per gli studenti che seguiranno invece questo corso, questa volta per gli studenti di Budapest, domani chissà, questo piccolo video è un modo per prepararsi un minimo a quello che poi andremo a fare a lezione, cose leggermente più complesse che però partono, diciamo, da questo step, da questo passo, da questo livello. Da sensecraft.ai nella home posso esplorare vari modelli, in realtà non solo per quei due dispositivi, ma per tutti questi dispositivi. Penso che per ognuno realizzerò un piccolo video, ma nel video di oggi andiamo a fare un nostro modello, o meglio ho fatto un mio modello, un modello che chiamerò cosa, corna e niente, quindi questo gesto qua. Per farlo devo trainarlo, la cosa migliore è trainarlo, allenarlo con delle fotografie che prendo dalla camera stessa,
se prendessi delle fotografie fatte con una camera buona come quella che sto usando adesso per fare le riprese, non funzionerebbero. Quindi adesso vado a registrare, magari lasciando il mio viso anche nel modello, ovviamente faccio un modello molto semplice adesso, vado a registrare 20 foto per ogni forma. Quindi partendo da qua, niente. Alleniamo per la più piccola scheda nella lista del drop down, ci sono cose molto più pesanti e aspettiamo un attimo. Il modello ha terminato, probabilmente devo fare una nuova classe senza nulla, che magari adesso faccio, però andiamo a vedere se per esempio becca nothing, nothing viene insomma riconosciuto, le corna, direi che le corna non sono troppo riconosciute, sì. Ovviamente avrei dovuto fare almeno 50 foto per modello, per classe, scusate, e adesso andiamo ad aggiungere una classe. Ritrainiamo con 4 classi. Ok, ho il computer che è frigio, troppe cose aperte, spero che registri. Adesso ci sono, anche se non si vedono, 4 possibilità. Quindi che cosa, corno, nulla e poi vuoto. E vediamo che adesso vuoto è molto diverso. Troviamo un modo per vederle tutte e tre. Ecco. Vuoto è diverso da che cosa. Quindi se faccio così, schizza su che cosa, così schizza su corna, così vuol dire che non c'è niente. E invece se abbasso abbiamo empty. Quindi adesso posso stoppare la visione da qua e dobbiamo caricarlo sulla scheda. Quindi possiamo premere deploy to device. Vuoi deployarlo? Vuoi scaricarlo? Lo voglio scaricare. Selezioniamo la scheda che in realtà è già connessa e se tutto funziona dovremmo vedere la preview. Non so se si vede, qua c'è scritto sto scaricando il file, c'è la percentuale di scaricamento. Ok. Ci sono un paio di cose qua che dobbiamo vedere meglio. Io ho configurato la rete locale che è quella su cui è il mio PC anche. Ho inserito qui l'indirizzo IP del mio broker MQTT. Ora, questa informazione l'ho presa da Node-RED, adesso vediamo come, e questa qua l'ho presa da un'altra interfaccia che è in MQTT. In MQTT abbiamo i canali a patto che mi dica MQTT connesso e che il broker sia visibile dalla scheda su cui parlano il dispositivo. In questo caso qua ho Node-RED aperto e dopo parliamo di questa cosa qua, di cosa avviene qua, ma di fatto attraverso questo nodo che bisogna installare Aedes stiamo ostando un broker MQTT da Node-RED. La soluzione migliore sarebbe usare Mosquitto, è troppo, va oltre questo tutorial, quindi usiamo un broker scritto in JavaScript interno a Node-RED che è più semplice. Quindi l'indirizzo IP della mia macchina è quello che ho esplicitato qui e il client ID è questo qua dentro. Allora, mi serve questa informazione perché per chiedere alla scheda di cominciare a inviare dei dati a me, devo mandare un comando invoke 100 o meno 100 per partire. Quell'1 sta proprio per vai all'infinito, continua a mandarmi i dati all'infinito e per stopparlo devo mandare questo comando qua in un al VMQTT alla scheda
e qua viene costruito proprio il topic su cui parla la scheda, che appunto mi è stato detto in questa sezione qua. Nel fare questo vediamo le classi che sta percependo, quindi di fatto vediamo in JSON i parametri che vengono mandati. I parametri che vengono mandati sono questo pezzo qua, dove mi dice in classi, mi dice la percentuale di confidenza con cui è identificato la, in questo caso, terza classe, perché credo che parta da zero. Ricapitolando, noi abbiamo una rete locale su cui la scheda programmata con SenseCraft parla via MQTT al nostro computer che sta ostando Node-RED e il broker MQTT, e dopo andremo a mandare via OSC attraverso l'UDP a Touch Designer alcuni valori riprocessati. Sicuramente si può fare direttamente da qua a Touch Designer. Le mie competenze di Touch Designer non mi permettono di farlo, nel senso non sono così bravo in Touch Designer, voglio diventarlo, e in più io uso molto Node-RED anche per altre cose, nel senso per me lo uso un po' come direttore d'orchestra per far succedere anche altre cose, tipo controllare striscia LED, creare una user interface che permetta di controllare Touch Designer ma anche altri dispositivi, insomma ognuno fa quello che vuole, questo tutorial funziona così. Quindi avviamo con l'invoke, qua non sta ricevendo nulla e ogni tanto questo 3 sta per nothing. Ad ogni modo noi abbiamo dei dati che passano e a questo punto entriamo in questo switch e invece di isolare soltanto per il debug andiamo a cercare di capire andando a prendere il parametro che sta passando se è 0, 1, 2 o 3. 0 corrisponde a what, 1 scusate, 1 corrisponde a horn, none corrisponde a nothing, e invece questo potremmo secondo me lasciarlo vuoto. Questi dati vengono inviati attraverso il comando OSC text, dentro il messaggio text. I dati sono assegnati a text e vengono ricevuti da Touch Designer sulla porta UDP 10002 che viene esplicitata all'interno anche del nodo UDP all'interno di Node-RED. Siamo in Touch Designer, ho usato un modulo OSC, direi DAT, questo qua. Posso scriverlo OSC. E ho usato anche in realtà OSC in come channel operator, perché in realtà se mandassi dei numeri potrei passare e prendere dei numeri da qua. Ora non lo sto facendo, sto ricevendo questi dati attraverso l'OSC in, ho esplicitato l'indirizzo OSC da cui sto ascoltando, ho esplicitato la porta, il fatto che sto scrivendo sul mio stesso PC e sto passando attraverso questo null, e il testo semplicemente sta prendendo questa colonna qua, quindi la colonna dei dati che vengono mandati. In questo caso sto mandando what, se tolgo tutto dovrei vedere lo spazio che non venendo inviato non passa, quindi questo è un piccolo errore. Anzi no, funziona, ci mette solo un po' lento. Mentre siamo qui vorrei aggiungere un ultimo stimolo, diciamo. Sto passando, nel caso esca dal primo un numero 0, il secondo passo le classi, ho 4 classi da 0 a 3 e le mando anche a un altro canale OSC, un altro indirizzo OSC, sign. Questo è un numero, il numero appare da qua. Se io mi metto a fare
per esempio in questo caso ho passato le corna,